Buonasera a tutti. Niccolò Melli come giocatore non ha bisogno di presentazioni, la sua storia parla per lui, soprattutto Milano, per quello che ha fatto. Come ha fatto e quello che rappresenta. Per noi è un giorno molto speciale, perché dopo 6 anni siamo riusciti a riportarlo all'Olimpia nel pieno della sua maturità di uomo e di giocatore. Sono molto felice e molto orgoglioso di poterlo accogliere oggi di nuovo nella nostra famiglia. Benvenuto Niccolò. Grazie. Nick, vuoi dire qualcosa? No, sono molto contento di essere qua, ci sono indubbiamente tantissime emozioni, anche tanti ricordi, brutti ma soprattutto belli. È quasi difficile definirlo un ritorno perché sì, sono tornato a Milano, la città è sempre bella, forse anche più bella, però a livello di società, a livello di organizzazione ho trovato tante cose cambiate, quindi anche banalmente la palestra dove ci alleniamo è un'altra palestra, l'organizzazione appunto è molto diverso, quindi sì è un ritorno ma ci sono tante cose diverse rispetto alla società che avevo lasciato, quindi sono molto contento di essere qua e siamo pronti tutti, anche la squadra, ho visto un bel gruppo, pronti per le sfide che ci attendono e saranno tante. Ma io ho di fatto firmato con l'Olimpia praticamente prima che iniziasse la free agency, e quindi non è stata una scelta, come si dice, di campo e sono molto contento della scelta che ho fatto. Dopo aver parlato con coach Messina, insomma quello che lui mi ha detto, quello che mi ha prospettato sia a livello individuale ma anche a livello di squadra mi ha colpito e non c'è stato, non c'è delusione, sono contento di essere qua, non ho rimpianti, sono contento di quello che ho fatto nei 2 anni in NBA, però adesso sono a Milano e come ho detto abbiamo tante sfide davanti e sono carico e determinato per queste sfide. Ma ce ne sono varie sinceramente, una è sicuramente l'ambizione di questa società è andata, e questa è purtroppo la brutalità, no, di questo sport, è andata a un tiro dalla finale di Eurolega e quindi è una società che si vuole confermare a questi livelli e non è scontato comunque andare tutti gli anni alle Final Four e questa è una delle sfide che ci attende. Comunque una società molto ambiziosa, molto ben organizzata, come ho potuto anch'io vedere in questi 2 giorni che sono qua, quindi queste erano tutte cose che coach Messina mi aveva detto quando avevamo parlato. E poi a livello individuale, quando coach ti prospetta un certo tipo di ruolo all'interno della squadra e comunque anche le scelte che sono state fatte sul mercato anche per fare posto a me, quando uno dei migliori giocatori, se non fosse il miglior giocatore dell'anno scorso, comunque sono uscita dal contratto, adesso non so come sia stato il processo, comunque qualcosa di è un grande attestato di stima, di fiducia e non sono solo le parole ma sono anche fatti e quindi questo è sicuramente qualcosa che mi ha colpito ed è per questo che sono contento di essere qua a Milano ed è per questo che ho scelto di venire a Milano. Beh, sicuramente Milano, c'è una storia con Milano importante, insomma ho giocato già qua 5 anni, io non so che cosa rappresenteranno questi prossimi 3 anni qua, quello che io so e come ho sempre affrontato le tappe successive a Milano e non l'ho mai affrontate come un punto di arrivo, quindi anche in questo caso sono molto, molto tranquillo nell'affermare che anche questa non è una tappa di arrivo. Sono una persona e anche un giocatore molto ambizioso, quindi c'è voglia di fare bene e quindi non vengo qua pensando sono arrivato, assolutamente no. Questa, come è stato per me a Bamberg, come è stato al Fenerbahce, come è stato anche in NBA, sono qua perché voglio dimostrare, voglio vincere insieme a questa squadra e quindi ci sono tante cose da fare. Poi quello che riserva il futuro non lo so. Io sicuramente, come ho detto prima, sono molto contento di essere qua e farò di tutto per cercare di raggiungere gli obiettivi che questa società si è posta. Però non ho mai considerato nessuna delle mie tappe come una tappa di arrivo e così sarà anche questa volta. È bello pensare che ci sia una sfida di così alto livello anche a livello nazionale, poi
non bisogna scordarsi comunque di altre squadre tipo Venezia e Sassari, sono tutte squadre che hanno fatto sempre molto bene, quindi quando io ero qua a Milano anni fa c'era la sfida con Siena e adesso c'è Bologna, però ripeto non bisogna dimenticare nessuna delle altre squadre in Serie A. Secondo me è positivo per il basket italiano avere comunque squadre che investono tanto, che portano giocatori importanti nel campionato italiano, però anche Eurolega, cioè noi sappiamo che abbiamo l'Eurolega, credo che la società abbia fatto una squadra per poter affrontare tutte e 4 le competizioni, perché sono 4 le competizioni che abbiamo davanti a noi. Questa è la mentalità che una squadra di alto livello dovrebbe sempre avere, e quindi non ci sono scusanti sul fatto che avremo l'Eurolega alto. Sappiamo che è così, ci dobbiamo preparare per poter essere competitivi su tutti e 4 i fronti. Sono molto, ti ripeto, sono molto contento e anche concentrato su Milano. Quello che è stato quest'estate è una parentesi che si è già chiusa. I motivi per cui sono venuto a Milano sono i motivi che ho detto prima, quindi quello che la società, come allenatore mi vedeva e anche quello che era disposto a fare, no, per portarmi qua, e queste sono le motivazioni che mi hanno portato a Milano. Poi, come hai ricordato bene, le ultime 2 stagioni in Eurolega sono state 2 stagioni comunque belle, perché comunque poter dire di essere andato alle Final Four non è qualcosa di scontato, e si spera di poter riprendere dove si è lasciati, ecco. Allora, per quanto riguarda la fascia di capitano, io l'ho detto forse anche troppe volte, ero veramente orgoglioso di essere il capitano di questa nazionale quest'estate soprattutto, ma come ho anche sempre detto l'ho tenuta in caldo per il ritorno di Gigi, che purtroppo quest'estate non è potuto essere con noi per motivi fisici. Per quanto riguarda Milano non ho parlato né con l'allenatore né con la squadra, soprattutto non è un tema che abbiamo ancora discusso, quindi non è una decisione che spetta a me, è indubbio, ma credo questo valga per qualunque giocatore di pallacanestro, in particolare italiano. Essere il capitano dell'Olimpia Milano è qualcosa, è comunque un onore, quindi sicuramente farebbe piacere, ma deve essere senza ombra di dubbio una scelta condivisa, soprattutto con i giocatori, perché è vero che io sono già stato qua, che a livello tra virgolette di anzianità nel club sono quello sicuramente con più presenze, però la verità è anche che io non ho mai giocato con nessuno di questi ragazzi, di questa squadra, quindi è una situazione diversa anche rispetto alla nazionale. L'unico con cui ho purtroppo già giocato è Gigi Datome, però a parte questo non ce ne sono altri, quindi questa deve essere sicuramente una scelta che prendiamo di squadra, condivisa a 360 gradi. Per quanto riguarda la rivincita, non c'è nessun tipo di rivincita, io sono qua per far bene con questa maglia, con Milano, per raggiungere gli obiettivi che la società, che tutti noi abbiamo, e basta. Il fatto di avere un altro ruolo rispetto a quello che avevo quando ho lasciato testimonia probabilmente la bontà della mia scelta 6 anni fa, ed era l'obiettivo che io avevo, quello di cambiare ruolo, e l'ho fatto. Come ho detto prima a Werther, però questo non è un punto di arrivo, è un punto di partenza, quindi bisogna sempre ridimostrare le cose. Scusa, il 2014, senza ombra di dubbio la vittoria dello scudetto, quel momento è stato qualcosa di un'invasione di campo. Io in quell'invasione di campo c'è proprio un aneddoto, e prima cosa a cui penso è andare dai miei genitori, dalla mia famiglia, e con l'invasione di campo si capiva molto poco, e io inizio a correre dal campo, cerco di andare là, ma c'è qualcuno che mi trattiene, non riesco ad andare, e 1, 2, 3, dico lasciami là, ma non capivo niente, così a un certo punto non mi lasciava, gli tiro una spallata importante, che questa persona vola via, e io arrivo su, c'è solo mia mamma, c'è il mio babbo, cioè non c'è il mio papà. Scopriamo dopo, con tanto di video, che era mio padre quello a cui che ho di fatto dato una spallata, che poi grazie a questa spallata insomma, ho avuto problemi di schiena anche seri per il mese e mezzo dopo. Questo è l'aneddoto, però insomma, condisce ulteriormente un bellissimo ricordo.
Sicuramente l'esperienza in NBA è stata una grandissima esperienza che al di là soprattutto dell'ultima stagione dove non ho giocato tanto, è comunque stata una bella esperienza che spero mi abbia dato tanto. Cercherò come in tutte le mie tappe di portare qualcosa di buono, di cercare di mettere le esperienze che ho acquisito sul campo. Sicuramente ci sarà un po' di ruggine, purtroppo si è visto anche in nazionale, però diciamo che ci sono tante partite, no, quest'anno, quindi speriamo che questa ruggine si tolga subito. Però, ripeto, sì, ho giocato contro i migliori atleti, i migliori giocatori, ma anche qua ci sono giocatori di altissimo livello e non vedo l'ora di allenarmi con loro e anche di confrontarmi con alcuni di questi. Quindi sono, ripeto, molto contento di essere qua e spero di poter portare tutto quello che di buono ho imparato in questi anni anche qua in questa esperienza a Milano. Sì, allora, senza ombra di dubbio sono molto contento di poter finalmente giocare con Kyle Hines, quindi sono molto molto contento. Lui è sempre stato un atleta, un professionista che ho ammirato e noi abbiamo iniziato a giocare contro che lui era in A2 a Veroli e io ero in A2 a Reggio Emilia, quindi, ed era già un giocatore straordinario. Però sono molto contento anche veramente senza nulla togliere agli altri compagni di reparto, sono veramente curioso di vedere come sarà con Dino Mitoglu, che è un giocatore che insomma, è un avversario contro il quale comunque facevo sempre fatica e che è un giocatore che mi è sempre molto piaciuto e credo che potremmo essere, come si dice, intercambiabili e quindi quella potrebbe essere un'arma. Poi sta a noi ovviamente saperla sfruttare al meglio e poi ovviamente all'allenatore fare le sue scelte. Però sì, poi insomma c'è Paul che comunque è il Kyle Hines italiano e Caleb che è una bestia fisicamente e poi c'è Pippo Ricci che comunque anche lui dà tanta qualità. Quindi sono veramente, come ho detto, carico, però se ci devo scegliere qualcuno in particolare dico Kyle e Dino senza veramente togliere nulla agli altri compagni di reparto. Sì, l'idea sì. Molto, perché Zach è stato un giocatore che abbiamo puntato su di lui l'anno scorso, ci ha dato ragione non solo come giocatore ma anche come persona, però anche lui ha capito che è più probabile che il suo ruolo sarebbe molto più ridotto, allora anche per lui e per la sua crescita sarebbe meglio di andare in un'altra squadra. Comunque una persona buonissima, noi abbiamo un buonissimo rapporto con lui e colgo l'occasione di dargli tutti gli auguri di fare bene l'anno prossimo nella sua carriera. Guarda, sinceramente non credo che mi dia nulla in particolare, forse l'unica cosa è un grande entusiasmo, perché comunque l'esperienza, poter dire di aver fatto le Olimpiadi è qualcosa di unico, non tutti gli atleti possono dire di averlo fatto, però sono due cose molto, molto separate e forse spero il fatto di non aver avuto così tanto pausa, no, tra le Olimpiadi e magari di essere un po' più pronto subito per prendere il ritmo e togliermi eventualmente quella ruggine di cui parlavamo prima. Però non credo che le due esperienze possano così. Sicuramente le Olimpiadi sono state qualcosa di straordinario. Ma veramente purtroppo non si può, non c'è un ricordo in particolare, è stato proprio forse pre-Olimpiadi e la qualificazione Olimpiadi, insomma la serata in Serbia è stato qualcosa di straordinario, che però veramente noi ci credevamo, non è stata una sorpresa, anche perché noi guardavamo le partite insieme in albergo e vedevamo che comunque la Serbia faceva fatica e dicevamo, oh, qua ragazzi ce la possiamo fare, cioè questi, e alla fine ce l'abbiamo fatta. Forse quello è, però le Olimpiadi poi lì è stato veramente bello tutto. Sì, no, lì poi ovviamente lì si crea tutto questa atmosfera, no? Eravamo tutte nella stessa palazzina, quindi non c'erano televisioni nelle nostre camere, quindi l'unica televisione era giù al piano terra, quindi tutti si aggregavano giù per vedere le altre gare degli altri atleti della nazionale, insomma, quindi era bello anche questo senso di comunità. Però per quanto riguarda la nostra esperienza diretta sono stati veramente
forse i 2 mesi più veloci che io abbia mai avuto in nazionale per la facilità e la bellezza così, l'entusiasmo che c'era veramente sempre. Come avere Gianmarco, punto. Adesso insieme a Coach Messina vedremo più avanti. Gianmarco credo che il Poz lo conosciamo tutti. Ogni tanto, adesso gli ho già ricordato un paio di volte che lui è passato dall'altra parte della barricata, quindi lui è un allenatore, non è più un giocatore, però sicuramente il fatto di avere un ex giocatore anche di questo tipo di qualità come il Poz nello staff tecnico è qualcosa che sicuramente è un plus per lo staff sicuramente tecnico, ma anche per i giocatori, di avere qualcuno che parla proprio la stessa lingua. E poi il Poz comunque porta sempre grande entusiasmo, un sorriso, una pacca, qualcosa che comunque durante una stagione così intensa insomma, ce ne sarà veramente bisogno e insomma, vediamo come sarà. E beh, a dire il vero, cioè, quando vai all'estero ovviamente ti manca sempre casa, ti manca sempre il tuo paese, però comunque tornavo sempre, quindi come dire, non è che l'ho vissuta bene, ecco. Poi quando torno faccio sempre scorta, soprattutto di viveri. Per quanto riguarda la squadra di Reggio, onestamente ho seguito poco il mercato in generale, anche perché fino a poco tempo fa ero concentrato con la nazionale, quindi ho seguito soprattutto il mercato dei miei compagni di squadra della nazionale, che la vivevamo quotidianamente, e poi dopo ho cercato di staccare il più possibile, perché comunque ci attende una stagione molto intensa, e quindi ho staccato il più possibile, ho letto veramente poco a livello sportivo, solo qualcosina dell'Inter, ma questa è una cosa a parte. Però no, non ho seguito, adesso mi dovrò assolutamente aggiornare su tutte le avversarie del campionato per essere pronto quando ci sarà la Supercoppa prima e poi il campionato. Allora, senza ombra di dubbio con Andrea Trinchieri ho vissuto 2 anni bellissimi, proprio di grande divertimento soprattutto, cioè siamo proprio divertiti e poi i risultati venivano sia a livello di squadra ma anche individuali, quindi spero di riuscire a rifare quello che è stato anche con Andrea, anche qua. Non so quale sarà esattamente il mio ruolo all'interno della squadra, quella che è sempre la mia, come dire, mentalità è quella di cercare di fare quello di cui la squadra ha bisogno. Sicuramente mi piace, come dire, essere un secondo playmaker in campo, qualcuno che è appunto un facilitatore, e non ho problemi a rinunciare a dei tiri io se il mio compagno ha dei tiri migliori, questo sarà sempre la mia mentalità, che forse un po' ho pagato in NBA, che non è proprio la mentalità diretta lì. Però veramente io mi metto a disposizione della squadra per cercare di aiutare tutti i miei compagni a migliorare, a elevare, a cercare di esprimersi al meglio, perché alla fine è uno sport di squadra e se noi tutti riusciamo a giocare al nostro meglio i risultati vengono di conseguenza. Quindi adesso, ripeto, sono 2 giorni che sono qua, non abbiamo ancora fatto di fatto un allenamento vero, quindi non so bene ancora quali saranno le richieste da parte dell'allenatore nei miei confronti. È una cosa molto interessante secondo me questa, però questa non l'ho, secondo me è una bella idea, però non la conosco ancora a sufficienza per poter dire parteciperò, però è qualcosa che sicuramente quando l'ho letta è qualcosa che mi ha attirato molto e se riterrò essere una bella idea o qualcosa che comunque è fattibile, forse probabilmente aderirò. Facciamo parlare il campo, quando giocherò vediamo come sarà, e io so che comunque in questi 2 anni, anche se non ho giocato tanto in campo, mi sono allenato tanto. Ho lavorato, a pallacanestro è uno sport completo, comunque anche il ruolo delle ali, comunque devono più o meno sapere fare tutto, magari forse non giocare il pick and roll, e quindi diciamo che ho cercato di allenarmi su molti aspetti di questo sport, ecco. Quindi non so dove sono migliorato, sicuramente il mio obiettivo è sempre quello di migliorarmi, però direi che forse è meglio, piuttosto che dire io dove sono migliorato, lasciar parlare il campo e vediamo se effettivamente sono migliorato da qualche parte.